Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la primavera 2026. Abbiamo la carta del sole, amici della bilancia, è una bellissima carta. Quando c'è la carta del sole si parla di crescita, di prosperità, anche di amicizia, però è una carta proprio di abbondanza, di espansione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 8 di pentacoli, ragazzi. Abbiamo il matto, un 6 di coppe, il giudizio, 2 di coppe, amanti, oh wow! 9 di coppe e diavolo. Ecco, l'ultima carta doveva venire a rompere le uova nel paniere, erano così belle. Va bene, andiamo a vedere perché non è detto che sia completamente negativo. Tenete presente che adesso andiamo a vedere un po' le energie generali del mese, quindi potrebbero arrivare come dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento, ragazzi, andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, il denaro, le relazioni interpersonali, quelle amorose, quelle familiari, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partendo da questo 8 di pentacoli, wow, asso di coppe, sole, cavaliere di spade e 2 di pentacoli. Allora, vedendo le carte così, vi dico già che inizio periodo potrebbe esserci come una nuova amicizia, abbastanza prorompente, abbastanza, come vi posso dire, veloce come movimento energetico. Per qualcuno potrebbe essere una conoscenza, un'amicizia che si sviluppa nel mondo del lavoro, per qualcun altro potrebbe essere un qualche cosa magari che si sviluppa soprattutto se siete separati con figli, potrebbe essere un'amicizia, una conoscenza che avviene intorno all'ambiente scolastico o ludico di vostro figlio. Sento comunque come se ci fosse un qualche cosa, guardate che cosa c'è sotto, il matto e qui, come se ci fosse qualche cosa di pulito, di bello che possa nascere effettivamente all'inizio del periodo. Andiamo a vedere questo matto. Abbiamo imperatore, 6 di pentacoli, 3 di coppe e mondo. Allora, io sento che molti di voi non vogliono, diciamo, non è nelle loro priorità iniziare una relazione o andare avanti con la conoscenza che state avendo, o potrebbe anche essere con la situazione lavorativa, però è come se aveste bisogno di conferme, è come se non vi accontentaste di qualche cosa di leggero, di un lavoretto in nero, di un lavoretto part-time, di una storiella. Cioè, voi volete qualche cosa di ben definito, che abbia un contratto lavorativo, per esempio, che abbia come delle regole. Andiamo a vedere il 6 di coppe spiegato dal mago e dal papa.
Sento che c'è qualche tema anche con il vostro bambino interiore, come se ci fosse da curare qualche ferita vecchia, qualche questione del passato. Probabilmente fa riferimento ad un modo di agire che avete appreso durante l'infanzia, durante, diciamo, la prima metà della vostra vita e che in questo momento avete come bisogno di risanare. Sento che avete bisogno come di giocare, di divertirvi, perché è sempre un po' tutto uguale. Andiamo a vedere il karma. Regina di spade, c'è bisogno di regole. Ruota della fortuna e temperanza che spiegano il giudizio. Ma super wow, ragazzi, qui c'è una presa di consapevolezza a 360 gradi. C'è come un qualche tipo di riordino delle idee che vi porta a questa guarigione, quella di cui vi parlavo prima, e di conseguenza ad un cambio di ciclo importante, anche perché qui abbiamo il giudizio come carta sotto e in questo mazzo specifico viene chiamata la carta del karma. Quindi ragazzi c'è come un cambio ciclico, io sento che è come se toglieste e probabilmente mi spiego già questo diavolo, è come se toglieste delle maschere e finalmente poteste brillare della vostra essenza, poteste fare quello che vi piace fare, quello che vi nutre. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Allora, se fosse diciamo un tema un po' più spirituale, potreste effettivamente trovare come dei nuovi punti di incontro con voi stessi. Eh, devo dire che qualcuno di voi è come se imparasse a darsi le giuste ricompense, è come se in questo mondo un po' tutto uguale dell'otto di pentacoli, riuscissimo a trovare riusciste a trovare quella sferzata in più di energia, quella cosa che vi accende la scintilla. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo un 5 di pentacoli e un 7 di coppe. Bisogna un po' lavorare sull'amor proprio, su quello che è la vostra idea di essenza, cioè chi sono io, che cosa mi piace fare, cosa mi riesce bene fare, di che regole ho bisogno nella mia vita, quali sono le regole che funzionano per me, per il mio vivere in pace, in serenità, in tranquillità. Andiamo a vedere il 9 di coppe perché è una carta di forte appagamento. Abbiamo l'eremita e un 6 di spade. Datemi una carta per l'eremita. Regina di bastoni e 4 di coppe. Qui ragazzi ho come la sensazione che di nuovo con questo eremita e il 6 di spade abbiate un po' bisogno di staccarvi dal vostro vecchio personaggio. E mi ritorna di nuovo sempre tutto con questo diavolo qui alla fine. Sento che il periodo della primavera può essere un ottimo momento per riscoprire voi stessi, per guarire il bambino interiore. Andiamo a vedere il diavolo. Ok, abbiamo il matto, 3 di spade e 3 di bastoni. Ragazzi, si parla di trascendere l'ego, di arrivare alla vostra essenza, di togliervi le maschere e c'è da sacrificare qualcosa con questo 3 di spade. Che voi non abbiate ancora voglia di fare questo percorso introspettivo, ci sta. Diciamo che certe cose probabilmente non le volete vedere perché se le palesaste dovreste proprio rendervi conto che quello che avete fatto fino ad adesso è da buttare nel cestino. Però non importa,
Cioè, nel senso, nel momento in cui noi ci rendiamo conto che qualche cosa è sbagliato, non è che dobbiamo rimanere in quel qualche cosa perché ci dispiace buttare al vento gli sforzi, i fatti, il denaro, l'energia, il tempo. Cioè, quanto tempo ancora si vuole stare nello, tra virgolette, sbaglio? Sì, è un momento dove troverete la vostra identità personale. Ritroverete, riscoprirete la vostra essenza buttando giù la maschera. Questa è un po' la sensazione che ho io. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo, partiamo dai disoccupati. Allora, ragazzi, devo dire che secondo me, anche se siete disoccupati, il lavoro ne avete, ovvero in qualche modo vi barcamenate. Può essere un lavoro anche non retribuito, del tipo che magari aiutate le persone, fate volontariato, insomma, vi vedo comunque che vi mantenete impegnati. Però nel caso appunto stiate cercando un lavoro, secondo me c'è la possibilità di avere qualche colloquio, di trovare qualche cosa. Allora, vi dirò, potrebbe essere in nero, potrebbe essere un lavoro che vi toglie abbastanza libertà. Non so perché, ma ho come la sensazione che ci siano dei turni da fare. E vi dico che potrebbe essere un lavoro dove all'inizio magari siete in nero o comunque avete un contratto poco propizio perché dovete imparare, perché avete come bisogno di formarvi in quel settore prima di essere autonomi, prima di essere indipendenti e quindi di avere come uno stipendio pieno, se vogliamo. Però diciamo che se siete in età d'apprendistato è più facile per voi trovare lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora io tutto sommato lo vedo un buon periodo. Potrebbero esserci come delle new entry nell'azienda e potrebbero anche affiancarvi qualcuno al quale o alla quale dovrete insegnare i trucchi dell'azienda, i trucchi di quella postazione, i trucchi con i clienti, i trucchi. Dovrete insegnare come funzionano le cose lì. Ehm, vi faccio uno spoiler, ma poi ci arriviamo. Non vi nego che questa persona potrebbe destarvi qualche interesse da un punto di vista ormonale o romantico anche. Però tutto sommato lo vedo un periodo dove dovete stringere i denti, cioè c'è un qualche cosa ancora un pochettino di incastrato, probabilmente vi manca come qualche tipo di sicurezza, qualche tipo di attestato, qualche tipo di studio, qualche tipo di esperienza per poter far brillare voi stessi nel lavoro. Però vi dico che qui c'è comunque un qualche cosa di nuovo che inizia, c'è come un capitolo che cambia, ok? Secondo me vi metteranno in un nuovo posto. Ah, fatemi vedere una cosa. No, non credo che sia proprio un trasferimento da un posto all'altro, però, cioè da un posto geografico all'altro, però sì come da una postazione ad un'altra o da un ruolo ad un altro potrebbe essere. Non vi nego che non sarà semplice la cosa, cioè nel senso dovrete proprio stringere i denti in questo periodo, però ho anche la sensazione che potrebbe farvi scoprire nuovi lati di voi e potrebbe in qualche modo ehm, darvi più potere personale. Da un lato non vi rende liberi, ma dall'altro vi rende più forti, più potenti. Per chi invece fosse autonomo, anche per voi sento che potrebbe essere arrivato il momento di assumere qualcuno, se siete ditta individuale, per esempio. Se avete già una ditta di un certo spessore, vi dirò, ci sono come dei contratti, delle alleanze o con delle ditte più grosse se voi siete piccolini o con delle ditte più piccole se voi siete grossi. Grossi intendo già con una serie di dipendenti.
Sì, ci sono come delle alleanze. Vi dico, l'inizio non sarà semplice perché è come se aveste punti di vista diversi a livello di organizzazione di lavoro, a livello di marketing, a livello di orari, a livello di disponibilità di clienti. Però è anche vero che credo che superato il periodo iniziale le cose effettivamente si possano fortificare. Vi ricordo che la carta qua è quella del sole, quindi si va verso un momento di espansione e di grande cambi. Per quello che riguarda la situazione economica, allora la vedo abbastanza tranquilla, cioè nel senso non vedo grossi spostamenti, ma diciamo che non riuscirete in questo periodo a togliervi quel capriccio che voi volevate togliervi più che tutto, però avendo anche la ruota della fortuna vi dico che possono arrivare come dei soldi imprevisti, delle vincite, degli aiuti inaspettati, vi regalano qualcosa, delle strumentazioni, cioè sento come se arrivasse quello che vi serve, cioè il flusso di denaro, diciamo, per garantire la sopravvivenza c'è. Ecco, se proprio avete quello sfizio, quel capriccio, in questo periodo forse farete un po' fatica a togliervi quel di più. Però a parte questo, se parliamo di progetti, allora sento che qui qualcuno potrebbe effettivamente espandersi, soprattutto se i progetti sono datati, sono già attivi, sono già in opera da un po' di tempo. Io ho come l'idea che questa vostra espansione, questo vostro magari bisogno di regole, come dicevamo qui prima, questo vostro sacrificio, questo vostro nuovo modo di vedere le cose può come dare un cambio a questo progetto. Io sento che dopo il cambio questo progetto potrà spiccare il volo, qualsiasi sia il progetto, dallo scrivere un libro, dall'aprire una seconda attività lavorativa, non lo so, diventare terapeuta, dal qualsiasi cosa sia che state meditando da tanto tempo, o meglio, sul quale state lavorando da tanto tempo, può effettivamente avere un cambio molto positivo in questo trimestre. Parliamo di relazioni. Allora, io sento che potrebbe essere giunto il momento. Allora, cominciamo dai single. Se siete single, ragazzi, è facile che conosciate qualcuno già a inizio periodo. Vi dico che io vedo almeno tre personaggi, uno a inizio periodo, uno verso, quindi potrebbe essere fine marzo, inizio aprile, un'altra persona potrebbe essere verso la fine di aprile, l'inizio di maggio e un'altra persona ancora, credo che sia verso la fine di maggio, inizio giugno. Partiamo con la prima persona. La prima persona è un tesoro, questo ve lo dico. È un tesoro, vi trovate bene, è una persona pulita con la quale potete, diciamo, parlare chiaramente e sento che effettivamente può nascere un qualche cosa. Forse quello che vi lascia un po' lì è la fretta di questa persona e per qualcuno potrebbe essere il fatto che questa persona è impegnata. Con la seconda persona devo dire che le cose possono effettivamente svilupparsi, mi viene da dire con una certa calma, mentre con la terza persona io ho come la sensazione che sia più una conoscenza che poi lascerete perdere. Fatemi sapere con quale delle tre poi rimarrete. Allora, se parliamo di relazioni ufficiali, allora questo è un buon periodo ragazzi per capire da che parte si va, per capire e parlare chiaramente di che cosa si vuole, di che cosa ci si aspetta dalla relazione, che cosa si è disposti a dare e che cosa ci si aspetta dall'altro. È come se fosse un buon periodo per mettere le basi per qualche cosa di solido. Ma se non è quella la vostra intenzione,
è un ottimo periodo per parlar chiaro e per dire per me è solo un gioco, per me va bene così, sono appagato, appagata di quello che ci diamo in questo momento, a me interessa solo divertirmi e star bene, non ho voglia di compromettermi, cioè è come se doveste parlar chiaro fondamentalmente in questo periodo. Mm? Se siete in coppia da un po', può essere che si tocchi il tema matrimonio o figli, soprattutto figli. Però ho anche la sensazione che qualcuno non voglia avere figli se non ha una situazione legale definita. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno indefinita, piuttosto che clandestina, ragazzi, mi dispiace, ma non è un buon periodo. Cioè, è un buon periodo nel senso che vedrete chiaramente come sono le cose. Vi dico che se non vi interessa avere una relazione seria e magari siete lì lì che state conoscendo varie persone, una di queste potrebbe effettivamente prendervi a 360 gradi, però è anche quel tipo di relazione che non vi fa esplodere il cuore, che non vi fa ballare l'ormone, cioè è tutto un po' compresso, è tutto un po' lì, è tutto un po' castigato e questo periodo della primavera sarà un ottimo periodo per fare chiarezza mentale. Mi accontento di una cosa così? Mi basta? Perché non posso cercare un'altra persona che va bene, che voglia una cosa così alla leggera, però che sia libero o libera magari, oppure trovare una persona che abbia, come si dice, non concretezza, che sia coerente con quello che dice e quello che fa. Insomma, è un periodo dove secondo me, per voi del terzo gruppo, è come se aveste bisogno di togliervi i pesi da dosso, ragazzi. Vi sento proprio come se faceste così sulle spalle, sapete? Come se vi toglieste la polvere dalle spalle, come se aveste bisogno di tornare a brillare. E se la persona che avete davanti non lo capisce, ciao Ninetta. Come se aveste bisogno di più. Andiamo a vedere Osho che cosa vi racconta, che consiglio vi vuole dare. Il coraggio, quindi questa è la carta della forza e la trasformazione. Dovete avere il coraggio di trasformarvi o il coraggio di parlare e di cambiare la cosa. Tenete presente che qui avete ruota della fortuna e giudizio, c'è un cambio, c'è una trasformazione. Io lo vedo di più nel vostro modo di vedere le cose, Però è anche vero che quando noi ci rendiamo conto di una dinamica di comportamento, quando ci rendiamo conto di dov'è l'errore, di dove sbagliamo, è più facile correggere. Se non vediamo dove sbagliamo non possiamo correggere. Quindi qui si tratta di prendere il coraggio a quattro mani, mi verrebbe da dire, e di fare quel cambio o di veduta o di comportamento o di atteggiamento che il momento richiede. Ok, nuovi inizi, carta numero 27 e qui parla di un nuovo lucente inizio, mi sta aspettando. E poi qui abbiamo la carta della fiducia, scelgo di fidarmi e qui si parla dell'universo, del karma. Ragazzi, brillerete cambiando un ciclo karmico. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con la vostra iscrizione e con la condivisione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare anche per conto vostro come autodidatti, semplicemente abbonandovi al canale. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore, temi sull'astrale, quindi alto e basso astrale,
parlo della vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, di come trascendere l'ego, di come risanare i traumi, di come fare una analisi energetica dei chakra. Insomma, c'è tanto materiale esoterico, di metafisica, di metamedicina che vi serve per aiutarvi nella autocomprensione e nel percorso di crescita. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, giusto per capire quali sono i temi che vado via via trattando. Sono le playlist con le copertine lilla e sono 4 e sono numerate. Vanno viste in ordine cronologico di numero proprio perché sono un corso di formazione. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!